Quanto può cambiare un dipinto applicando un leggerissimo strato di pittura? La velatura riesce a mascherare, a rendere uniforme, a creare il mistero che c'è dietro le pennellate. Quante volte ci troviamo davanti a dei capolavori e siamo lì a cercare di capire come hanno realizzato alcuni colori, alcuni effetti vibranti della pittura. Certo, non è il caso del mio ritratto, eppure una velatura di rosso primario ha cambiato la sensazione che abbiamo di questo volto, l'ha reso un po' più vibrante, un po' più vivo. Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi vediamo come fare una velatura e perché. La velatura è una tecnica pittorica che ha diversi utilizzi. Il primo è quello di dare colore a un corpo monocromo. Mi spiego meglio. Dobbiamo realizzare un panneggio rosso, brillante. Siccome controllare il rosso è molto difficile, lo andiamo a realizzare in bianco e nero o su toni complementari, il cangiantismo michelangiolesco su un verde, e successivamente poi andiamo a fare una serie di velature e quindi in trasparenza portiamo il soggetto al colore desiderato. Un altro utilizzo che la velatura può avere è quella di dare un'atmosfera generale al dipinto. Abbiamo realizzato una composizione, una scena, un notturno, vogliamo dare questa sensazione di notturno, perciò diamo una velatura generale a tutto il dipinto di blu oltremare, per dire, comunque una terra, se vogliamo dare la sensazione di calore, di caldo, e quindi una velatura data omogeneamente e su tutto il supporto crea un'atmosfera. O come nel mio caso, la velatura serve a dare un quid in più al soggetto. Come in questo ritratto vado a rendere il colore della pelle più interessante, perché qui ho utilizzato soltanto colori di terra. In questo caso potremmo anche andare avanti, quindi su questa base che abbiamo dato ritorniamo con colore anche pastoso. L'importante è farlo sul momento e non ritornarci successivamente, perché poi andiamo contro il grasso sul magro. Probabilmente la velatura può essere fatta localizzata, fare velature diverse su più punti di un dipinto, e solitamente si fa verso la fine, proprio per creare l'ultimo strato il più magro di tutti, perché come vedrete nel video, da quanto poco colore mettiamo a quanto poco colore ne rimane effettivamente. Perciò basta con le chiacchiere e vediamo come si fa una velatura. Il destino di questo dipinto sarà particolare, magari avrò modo di registrare e farvi vedere, però adesso vorrei rendere più interessante questa parte del volto. Ho utilizzato una tecnica più pastosa per stendere i colori, e siccome sapete che mi sono laureato e passato tantissimo tempo, prima di andare a fare una velatura, comunque il dipinto deve essere completamente asciutto e pulito. Perciò andiamo a pulire tutto quanto. Cerchiamo di rimuovere l'eccesso con un pezzo di carta. Sono passati diversi mesi da quando ho realizzato questo dipinto, quindi sono sicuro che si sia completamente asciugato. Perciò posso utilizzare anche questo, che serve per rimuovere i pelucchi dalle magliette, e quindi vado semplicemente a stendere. Cerco di non rimanere tanto tempo sul dipinto, perché potrebbe lasciare una parte di colla. Questa è un'operazione che andrebbe fatta anche prima di verniciare o comunque di qualsiasi velatura, proprio perché andiamo a creare uno strato di vernice superficiale e che quindi, se c'è della polvere, la va a bloccare. La cosa che vado a fare in primis è a mettere un po' di olio di lino. Vado a gocce. Diciamo che ho la fortuna di lavorare su un piano e quindi l'olio non cola. In caso dovete essere un po' più controllati. Sempre con un pezzo di carta, dove magari è più pulito, andiamo a stendere. In questo caso preferisco bagnato su bagnato, e quindi bagnato si intende la superficie, perché avendo un impasto materico in alcuni punti ho bisogno che il colore si apri il più possibile e che arrivi anche nelle pennellate. Rimuovo l'eccesso di olio e anche un po' di polvere. Andrò ad utilizzare il rosso primario, ma avrei potuto utilizzare una lacca di garanza, un carminio, perché ho utilizzato per realizzare questo ritratto una palette di terre, di ossidi di ferro, quindi rosso ossido sintetico, giallo ocra, e quindi voglio andare ad annullare
alcuni punti che vedo un po' brutti, sporchi, ma anche questi neri sono troppo pesanti. Anche se, ripeto, il destino di questo dipinto sarà totalmente differente. Non sono un grandissimo fan dei piatti in plastica, però questo piatto che sto riciclando da tantissimo tempo e che quindi mi ritrovo qui, in questo caso ce lo facciamo andare bene. Il rosso primario è un colore totalmente trasparente, lo vediamo qui dal quadrato. Quindi vado a mettere una puntina, pure tanta, con un po' di olio di lino, qualsiasi olio va bene naturalmente, o se utilizzate un medium differente va bene. E con un pennello vado a prendere un po' di colore che andrò a mischiare. Mi raccomando, tenere il pennello pulito. Ok, e faccio già una mia prima prova. E vedo che è troppo diluito. Perciò insisto sul volto per rimuovere l'eccesso di olio e contemporaneamente prendo il colore e vado un po' più in pasta. Questa prima fase non mi preoccupo se il colore è troppo acceso, non infastidisce per nulla perché è trasparente. In questo caso l'utilizzare un pennello così sintetico ma morbido mi permette di far penetrare il colore all'interno. Vado anche nella parte in ombra. Sto evitando di andare in alcuni punti, ad esempio l'occhio o in alcuni punti della barba. Lì non ha senso. Fatto questo, lascio riposare alcuni minuti, proprio per permettere all'olio di sciogliere il colore ad olio e penetrare più all'interno. Adesso con due pennelli puliti, non posso utilizzare questo perché è pieno di olio, quindi andrebbe semplicemente a diluire ulteriormente il colore, ma voglio adesso andare a togliere il colore a secco. E quindi vado utilizzando una pennellata opposta a quella precedente. Asciugo il pennello e ritorno. Se adesso andassimo a togliere tutto il colore che abbiamo messo, anche perché la velatura è uno strato sottilissimo di colore. Adesso che ho rimosso una buona parte, con un altro pennello, sempre asciutto, vado a muovere il colore a seconda delle mie preferenze, dove voglio far uscire più punti di luce, dove voglio farlo ritornare al punto iniziale. E nei punti in cui non voglio proprio così tanto colore, posso andare sempre a rimuovere, tamponando il colore.
Un altro modo è quello di utilizzare dei cotton fioc. Non vi preoccupate Sembra che stiamo rimuovendo tutto il colore, ma in realtà ormai la velatura si è depositata. Per rimuoverla dovremmo utilizzare dei solventi ormai. Con un cotton fioc riesco anche a seguire la pennellata e quindi a creare una velatura più interessante che segue il dipinto, andando ad evidenziare i punti di luce. Le velature ci aiutano anche a rendere omogeneo quando dipingiamo in due momenti differenti e magari non riusciamo a beccare precisamente lo stesso tono della pelle, riusciamo a rendere quindi equilibrato il tutto. Se mi seguite su Instagram vedrete sicuramente poi qual è il destino di questo dipinto. Con un grosso pennello per sfumare vado a rendere tutto più omogeneo. Per me la velatura è completata. Naturalmente in questo caso potremmo andarci sopra col colore, dare altri punti di luce, ma non è questo il mio obiettivo adesso. E questo era come fare una velatura. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto e se sì ti chiedo di lasciare un mi piace, di lasciare un commento per condividere la tua opinione. Se fai velature, se le utilizzi per altro, lasciami un commento qui sotto ed iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se avete visto tutto il video, arrivederci.